Buongiorno a tutti amici di Angolo Nerazzurro, bentornati sul canale. Andiamo anche oggi a confrontarci sulle ultime in casa Inter, ma lo facciamo in maniera leggermente diversa rispetto al solito. Ci sono delle novità importanti riguardo il calciomercato. È ufficialmente iniziata la trattativa per Curtis Jones, c'è differenza tra l'offerta dell'Inter e la richiesta del Liverpool, però già è importante che si siano mossi i primi passi. C'è un'indiscrezione riguardante Alexander Stankovic e andremo a vedere quello che secondo me può essere un nome alternativo a Palestra, un nome suggestivo, non semplicissimo, però un'alternativa valida, ovviamente con Palestra che è sempre in cima alla lista delle preferenze. Perché dico ci confrontiamo in maniera leggermente diversa? Perché visto che è stato delineato il rinnovo di Mkhitaryan, c'è la possibilità del rinnovo di De Vrij e si iniziano a delineare anche degli obiettivi di mercato, andremo a vedere questi come possono incidere sul bilancio e quali sarebbero le operazioni che l'Inter potrebbe fare nelle prossime settimane. Per esempio, vi anticipo già, il nome di Palestra non è proprio fantamercato pur senza la cessione di Dumfries, ovviamente, calcolando però altre cessioni. Iniziamo però da quelle che sono le ultime. Su Curtis Jones l'Inter ha fatto la prima offerta. L'offerta era di 20 milioni, la risposta del Liverpool, la richiesta è di 30 milioni più una percentuale sulla futura rivendita. È una forbice importante perché 10 milioni non sono assolutamente pochi, è però una distanza secondo me colmabile, perché Curtis Jones va in scadenza nel 2027, non ha intenzione di rinnovare e ha messo l'Inter in cima alla lista delle preferenze. È una situazione importantissima perché questo pone tutte le parti in causa interessate alla chiusura positiva dell'affare. Anche lo stesso Liverpool, non che abbia necessità di fare la cessione, però è chiaro che avere un calciatore che va in scadenza e che non vuole rinnovare crea l'interesse per la cessione, per non perderlo a zero, quindi per monetizzare comunque dal cartellino di un calciatore importante. Come detto, Curtis Jones vuole l'Inter e quindi chiaramente spinge per l'esito positivo e l'Inter stessa con Jones può fare un upgrade importante al centrocampo. È vero, io ho sottolineato che è importante capire quali sono le richieste di Kivu e quindi su quali caratteristiche puntare, perché un conto è puntare su Koné, l'altro è puntare su Jones. Sono due calciatori completamente diversi e quindi, per esempio, se Kivu volesse più fisicità che dinamismo, allora è chiaro che Jones non fa al caso delle richieste di Kivu. Per quanto mi riguarda, però, ecco, Jones potrebbe essere davvero un grande salto di qualità, perché si mette in squadra un centrocampista dinamico che riesce a far bene le due fasi e che risulta incisivo anche in zona gol, senza dimenticare la duttilità del calciatore, perché è un calciatore che può giocare da mezzala, che può giocare in un centrocampo a due, seppur secondo me non è proprio il suo ruolo ideale, ma può farlo, e può giocare anche un po' più avanzato a ridosso della punta. Quindi anche questa è una caratteristica importante, senza dimenticare che molto spesso i centrocampisti che arrivano dalla Premier League sono abituati ad un ritmo ed un'intensità molto più elevata rispetto a quella a cui si gioca in Serie A e quindi questo potrebbe portarlo a fare una grande differenza. Non è un qualcosa di scontato, non significa che tutti i centrocampisti in Premier League farebbero sfracelli in Italia, però è una possibilità che potremmo vedere questo. E quindi chiaramente il nome di Jones è un nome caldissimo secondo me, anche perché ecco la forbice tra l'offerta e la richiesta può essere colmata magari a metà strada. Se i 20 milioni offerti diventassero 25, magari con l'aggiunta di alcuni bonus, ecco che ci si avvicinerebbe alle richieste del Liverpool. Secondo me meglio inserire bonus che la percentuale sulla futura rivendita. Mi spiego meglio, è vero che la percentuale sulla rivendita non è detto che dovremmo versarlo obbligatoriamente perché magari non viene ceduto, però mettiamo che tra 1 o 2 anni arriva un'offerta folle per Jones, c'è sempre una parte di incasso per il Liverpool. Ecco, quantomeno cercare di ridurre quella percentuale sulla futura rivendita. Per il resto, secondo me, è un affare fattibilissimo. Per quanto riguarda invece Alexander Stankovic, voci di ieri ecco, riportavano il calciatore a Milano che avrebbe avuto un incontro con la dirigenza dell'Inter. Stankovic sembra quasi scontato che rientrerà all'Inter, l'Inter attiverà la recompra per 23 milioni, ciò pesa al bilancio, come detto più volte, solo 13 milioni perché la cessione sarà contabilizzata nel prossimo bilancio, non è stata ancora contabilizzata
e quindi è chiaro che l'Inter riporterà a casa Aleksandar Stankovic. Dopodiché c'è da capire, farà plusvalenza? Io credo e mi auguro di no, perché secondo me il centrocampo dell'Inter a quel punto potrebbe ritenersi completo. A questo punto viene da chiedersi, ma l'Inter significa che esaurisce completamente il budget di mercato con queste due aggiunte? Andiamo anche a vedere perché non lo esaurisce il budget di mercato. Qui evidenziati ci sono i calciatori che io ho ipotizzato che appunto possano arrivare all'Inter o può cambiare con la situazione di mercato. Per esempio c'è Mkhitaryan, per il quale non sono state riportate le cifre, si è parlato di un ingaggio sensibilmente più basso, ho ipotizzato un ingaggio da 1,5 milioni, anche perché non penso che superi i 2 milioni, mi lascerebbe ancora più perplesso un rinnovo ad una cifra superiore ai 2 milioni. C'è poi, ecco, la De Vrij, che anche lui è un punto interrogativo, si è vociferato però di un De Vrij che potrebbe, ecco, andiamo ad aggiornare anche questo dato, il peso a bilancio, e di un De Vrij che potrebbe rinnovare, ho ipotizzato che potrebbe rinnovare a circa 2 milioni, perché anche per lui si parla di uno stipendio più basso. A questo punto l'Inter avrebbe la possibilità, come detto, di inserire Stankovic e Jones per una cifra rispettivamente di 13 milioni da contabilizzare ovviamente e 25 Jones. Questo perché? Allora, c'è il nome di Palacios e Aslani, anche questa è una notizia che è circolata un po' nella giornata di ieri, è stata riportata dal giornalista Barzaghi. C'è la possibilità che entrambi siano riscattati e questo già sarebbe importantissimo. Palacios ha convinto in Argentina, Aslani sembra aver convinto il Besiktas, significherebbe i primi 17 milioni e mezzo che entrano nelle casse dell'Inter, oltre naturalmente alle plusvalenze importanti, oltre ad aver sgravato il bilancio di comunque degli ingaggi. Dopodiché ci sono altre cessioni da fare, ovviamente ho messo soltanto quelle che sono i calciatori in uscita, quindi non ho parlato di Dumfries che l'Inter non vorrebbe cedere, che però insomma ha una clausola, e nemmeno ecco delle fantomatiche cessioni di Bissek, di Bastoni. Ieri Marotta ha anche tranquillizzato i tifosi dell'Inter su Bastoni. Insomma, ho aggiunto soltanto Luis Enrique, Frattesi e Pavard, insomma 3 nomi in uscita, ipotizzando di cedere Luis Enrique e Frattesi a 25 milioni, Pavard a 13. Non è semplice, però insomma è una cifra che permetterebbe di evitare la minusvalenza. Penso che è una cifra che si possa ottenere se ad interessarsi a Pavard dovessero essere squadre turche o arabe. Detto questo, come l'Inter cosa potrebbe permettersi? C'è il riscatto di Akanji, appunto come detto Jones, Stankovic, e qui c'è anche il peso a bilancio, e poi ho messo ecco Palestra, Solé e Provedel. Per quanto riguarda Palestra ho messo 40 milioni, perché non penso che l'Inter vada oltre i 40 più eventualmente bonus, e non andrei neanche oltre quella cifra. Quindi contratto da 5 anni, ho ipotizzato 2 milioni 750 mila, magari il contratto di partenza. Quello di Jones è ipotizzato 3 milioni e mezzo, 2 milioni 250 di Stankovic. Solé a 20 milioni e quindi ovviamente poi sappiamo c'è il bonus, può esserci una contropartita, però insomma ipotizziamo che sia questo il costo del cartellino con 2 milioni e mezzo di stipendio netto, e poi aggiunto Provedel 5 milioni di costo, messo uno stipendio netto di 1 milione che è quello che percepisce alla Lazio. In questo modo, guardate i costi a bilancio, l'Inter avrebbe fatto un gran mercato, cifre che possono essere vicine alla realtà, costo a bilancio più basso, ingaggi lordi più bassi. E in squadra come ci troveremmo? Ovviamente i 3 portieri, Provedel, Martinez e Di Gennaro, al cui comunque andrà rinnovato il contratto, ma non è un grosso problema. In difesa, è vero, ho parlato più volte che preferirei un difensore centrale, però insomma la sensazione è che Bissek e Akanji partano ancora da titolari, e quindi sarebbe Akanji, Bissek, Solé, De Vrij, Bastoni. Sono 5 per 3 posti, più Carlos Augusto che spesso è stato il vice Bastoni. Quindi la difesa sarebbe completa. A centrocampo Jones, Stankovic, Çalhanoğlu, Mkhitaryan, che purtroppo rimane, Barella, Zielinski e Sušić. Dico purtroppo per chi non avesse seguito il video di ieri, perché io avrei preferito voltare pagina, riconoscendo le qualità anche umane del calciatore, però insomma a 37 anni avrei preferito voltare pagina. Centrocampo che anche questo sarebbe comunque completo, avremmo 7 centrocampisti, più che completo oserei dire. Sugli esterni poi ci sarebbe ancora Dumfries, ovviamente qui c'è il punto interrogativo, a quel punto se l'Inter dovesse già avere questi acquisti e dovesse partire Dumfries con 25 milioni si può trovare un'alternativa.
C'è poi il nome di Diouf che Chivu sembra voler utilizzare sulla destra, ovviamente c'è Di Marco e c'è Palestra che può giocare sia a destra che a sinistra. Eventualmente se l'Inter dovesse aumentare anche leggermente il costo sul bilancio annuale potrebbe puntare anche un parametro zero, però insomma ho un acquisto in prestito, però già così l'Inter sarebbe comunque completa, con Carlos Augusto che sì può fare due ruoli, ma la stessa cosa Palestra può giocare sia a destra che a sinistra, in attacco non toccherei niente. Era giusto per dimostrare che questo tipo di calciomercato permette eventualmente anche l'acquisto di Palestra. Da qui nasce, secondo me, l'idea dell'Inter di fare l'offerta per Jones, lavorare contemporaneamente sul tavolo Palestra. Ovviamente servono delle cessioni, ma questo è più che scontato dirlo. In realtà, anche se Pavard dovesse partire in prestito e quindi non dovesse portare l'introito di 13 milioni, sarebbe comunque un qualcosa di fattibile, secondo me, per l'Inter, e chiaramente col costo a bilancio che non si abbasserebbero, ma sarebbero forse leggermente più alti, ma un qualcosa di assolutamente fattibile. Arriviamo all'ultima parte del video. Come detto, era un video leggermente diverso rispetto al solito e arriviamo a quello che secondo me potrebbe essere un nome alternativo a quello di Palestra. È un nome che insomma ai più esperti non è più esperti, o comunque chi segue il calcio internazionale, non è completamente nuovo. Si tratta del terzino del Feyenoord, Gvairo Red. Non è un nome a basso costo, perché comunque il Feyenoord fa una richiesta di 30 milioni, su di lui c'era il Bayern Monaco che però si è tirato indietro perché avrebbe altri obiettivi e non vuole arrivare a 30 milioni. Guardate un attimo le statistiche, non è solo statistica un calciatore, precisiamo, però questa è già la scheda di Red e di Palestra sui percentile e vediamo che è un calciatore che già nei numeri non ha tanto da invidiare a Palestra. Chiaramente chi prenderei dei due? Palestra ha il grande vantaggio di essere già un quinto e di conoscere già il campionato. Sul Red va fatto comunque un lavoro di inserimento tattico, deve inserirsi in Italia, però chiaramente ha ampi margini di miglioramento, è un 19enne. Sui numeri vediamo addirittura su palloni recuperati, duelli difensivi, duelli aerei, anche superiore a Palestra, e vediamo non è altissimo, 1,75 m, ma vince tanti contrasti perché fisicamente è strutturato, è un calciatore capace comunque di andare a contrasto, capace di vincerlo il contrasto. Infatti vediamo a partita il 61% di contrasti vinti, dribbling riusciti non altissimi, però comunque un calciatore che ha qualità in quel senso. È un tipo di calciatore che parte da terzino destro, ma insomma fa il terzino della difesa 4, ma potrebbe giocare da quinto. È un calciatore che comunque ha una tecnica molto importante, forse una tecnica anche superiore a quella di Dumfries. Accelerazione, sa muoversi negli spazi, è un calciatore che comunque riesce anche a puntare l'avversario, non un driblomane, però che sa puntare l'avversario. E quali sono i contro? Semplicemente l'adattamento tattico ad un sistema di gioco diverso e l'adattamento in Italia. Però, occhio, secondo me è molto più facile adattare un terzino della difesa a 4 a fare il quinto, perché comunque già conosce movimenti e posizionamenti difensivi, seppur sono molto diversi, però è abituato già a fare un movimento un po' più difensivo, rispetto a se prendiamo un esterno d'attacco, magari abituato anche a giocare sul versante opposto e a rientrare e adattarlo a fare il quinto. Secondo me è un qualcosa su cui l'Inter potrebbe lavorare, anche perché anche una richiesta di 30 milioni o poco in più comunque potrebbe portare poi ad avere un calciatore molto valido anche per tanti anni. Insomma, ha avuto qualche problemino fisico, ma praticamente il problema è stato uno veramente importante, e il punto è che c'è stata la ricaduta, quindi poi lì andrebbe aperto una parentesi dal punto di vista medico, tutta da valutare, perché poi bisogna capire se effettivamente c'è stato anche l'errore da parte dello staff medico, ma non sono un esperto sul campo, quindi non andiamo a valutare le decisioni dello staff medico, però insomma è un calciatore che secondo me sarebbe valido. Il contro è che ci sono tante big d'Europa e quindi bisognerebbe anticipare la concorrenza, perciò bene provare subito ad avere una richiesta di informazioni e a provare a capire se l'Atalanta cede Palestra per un prezzo fattibile, quindi non più di 40 milioni,
oppure se insomma bisognerà virare altrove e quindi provare ad accelerare, ad anticipare la concorrenza su altri nomi. Però questo di Red, sperando di non sbagliare la pronuncia naturalmente, è un nome che mi intrigherebbe parecchio, ecco, vederlo all'Inter, soprattutto se rimanesse Dumfries e quindi ha la possibilità di crescere accanto al suo connazionale, quindi è una situazione che insomma mi piacerebbe parecchio, però era giusto un appunto, ecco, su quale potrebbe essere un'alternativa, visto che molto spesso si è parlato, ma quindi se l'Atalanta non cede palestra non abbiamo un'alternativa. Questa è una possibile alternativa, naturalmente ce ne saranno tante altre, anzi aspetto anche dai commenti qualche nome e aspetto anche con le vostre considerazioni su cosa ne pensate di Jones, anche della tabella mercato che io ho provato a fare, se secondo voi è un qualcosa di fattibile e se sareste soddisfatti, ecco, se l'Inter riuscisse a fare una squadra del genere come ho ipotizzato, valutando ovviamente i vari costi, e naturalmente confrontiamoci su tutto ciò che riguarda il mondo nerazzurro. Io come sempre vi saluto con un gran bel Forza Inter.